Una delle opere d'arte più famose al mondo, vista da milioni di persone ogni anno, si trova qui a Londra, alla Tate Modern, ed è un falso. O meglio, è la replica in serie di un originale, quindi non tecnicamente un falso, ma in un certo senso un falso storico. Ho da poco finito di rileggere un saggio in inglese che un paio di anni fa mi era piaciuto moltissimo e che tra vari argomenti parla anche dell'unicità dell'opera d'arte. Quando si parla di opera unica si fa riferimento ad un'opera realizzata in un solo esemplare. Delle eccezioni a questa definizione possono essere fatte per le sculture e le fotografie, che fino a 9 esemplari vengono considerate comunque opere uniche. L'unicità però di un'opera non è in realtà mai davvero esistita nella storia, o almeno in molti casi è venuta a mancare. Il caso dell'opera La Tate è un esempio, e mi riferisco al lavoro Fontaine di Marcel Duchamp del 1917. Si tratta di un orinatoio capovolto con l'aggiunta di alcuni segni di penna sul lato, la firma Hermut 1917. Nel concetto è davvero complessa. Duchamp con i suoi ready-made ha sfidato infatti fin dagli inizi la stessa definizione di arte e ne ha completamente modificato il significato e la funzione. In questo caso in particolare facendo contemporaneamente rivalutare la forma e la funzione di un oggetto che era ed è quotidiano per circa metà della popolazione mondiale. Eppure nessuno ha mai visto l'originale per un secolo. Una copia, come vi dicevo, è alla Tate Modern di Londra, un'altra però si trova alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma, un'altra ancora al Centre Pompidou di Parigi. Tutte queste repliche, che sono 15 in totale, sono state realizzate da Duchamp stesso negli anni 60. Si racconta che l'originale sia stato buttato nella spazzatura poco dopo la sua prima esposizione pubblica, perché è considerato un oltraggio all'arte stessa, e a testimoniare la sua esistenza rimane oggi soltanto una fotografia. Si tratta di un tema fondamentale perché, oltre al problema principale di attribuzione delle opere, l'unicità o meno di un'opera porta con sé anche altri problemi nella valorizzazione all'interno delle collezioni e nella eventuale valutazione del prezzo. L'idea di produrre più di una versione di un'opera non è una novità per Duchamp. Anche il suo primissimo ready-made, una pala da neve pronta all'uso, è stato perso e ora esiste in circa 10 repliche. E questo esempio riferito a Duchamp è solo un episodio nell'arte in cui una replica o una differente versione rispetto all'originale dell'opera è rimasto fino a noi. La storia racconta infatti decine di altri episodi. Ci piace pensare che le opere siano uniche, stabilite dall'artista una volta e per tutte, ma una quantità sorprendente di arte ha più di una forma. Tra l'altro, come dicevo prima, la pratica di realizzare numerose copie di una scultura o di una stampa, note in quello specifico caso come multipli d'artista, è comune nell'arte contemporanea e non solo. Un altro esempio è l'opera più famosa di Auguste Rodin, Il Pensatore, che può essere ammirata in dozzine di musei con almeno 25 repliche soltanto in Europa. Il bacio dello stesso artista esiste in 3 copie in marmo di grandi dimensioni, numerosi calchi in gesso e centinaia di calchi in bronzo. Le sculture infatti sono spesso create e ricreate più volte. Si potrebbe pensare che una scultura sia più semplice da replicare rispetto ad un dipinto, e invece anche i dipinti possono essere prodotti in più versioni. È abbastanza comune per un pittore fare copie aggiuntive del suo lavoro oppure presentare una serie di variazioni molto simili su uno stesso tema. Tale duplicazione era comune nel Medioevo, quando gli artisti riproducevano la stessa scena biblica per diversi clienti, e la pratica è continuata anche ad esempio nel Rinascimento. Prendiamo la Gioconda di Leonardo del Louvre. Anche quest'opera può essere trovata in diverse varianti. La cosiddetta Isleworth Mona Lisa, dal nome del paese nei pressi di Londra in cui per molto tempo è stata conservata, sembra arrivare da un altro mondo, eppure è attribuita a Leonardo. La protagonista è chiaramente la stessa donna nella stessa posa, però le sue caratteristiche suggeriscono che in questo caso sia stata ritratta più giovane. Questo è un esempio perfetto del problema di attribuzione di un'opera che non è unica. La discussione sull'attribuzione dell'opera infatti è ancora aperta. L'originale in alcuni casi può essere in gran parte opera dell'artista, ma poi potrebbero essere realizzate copie aggiuntive dei suoi allievi o seguaci. Questo è il motivo per cui spesso vediamo dipinti etichettati nei musei come da un seguace di Rembrandt o dalla scuola di Tiziano. I dipinti che a lungo sono stati pensati come il lavoro di un allievo di un artista sono talvolta successivamente attribuiti allo stesso maestro. O al contrario, un dipinto può essere declassato dagli storici dell'arte se emergono nuove prove che attestano il fatto che non sia stato realizzato dal maestro.
con grande disappunto ovviamente di chi lo ha acquistato magari in asta. Ci sono molte ragioni per la riproduzione della stessa opera in diverse varianti. A volte un'opera ha un tale successo che all'artista ne vengono commissionate ulteriori copie. Altre volte invece il pittore ha soltanto voglia di esplorare un soggetto in modi leggermente diversi. Molti altri artisti hanno riprodotto diverse varianti dei loro dipinti. Un altro esempio sono i girasoli di Van Gogh, una delle opere più iconiche di sempre. Eppure la storia di questi splendidi capolavori è per ognuno unica ed irripetibile. Sono simbolo di lealtà, di devozione. I girasoli rappresentano per Van Gogh una metafora dei suoi stati d'animo e narrano l'evoluzione della natura e della stessa vita umana. 7 sono le varianti, 4 dipinte nell'agosto del 1888 in attesa dell'arrivo ad Arles dell'amico Paul Gauguin per arredare proprio la sua camera da letto. Una di queste è entrata nella storia semplicemente perché non esiste più. Apparteneva fino alla seconda guerra mondiale all'imprenditore giapponese Koyama Yamamoto e si pensa fosse la prima opera conosciuta dell'artista in Giappone. Andata distrutta lo stesso giorno degli attacchi di Hiroshima, dai bombardamenti, ne è rimasta memoria grazie a una riproduzione degli anni venti e a una breve descrizione tratta dalle lettere dello stesso Van Gogh. Questa non è una situazione unica. L'opera più famosa di Edvard Munch, L'Urlo, esiste in 4 versioni alternative, 2 delle quali sono in pastello anziché in pittura. E poi ci sono le ninfe di Monet. La prima versione è stata realizzata nel 1897, per poi arrivare a un totale di quasi 250, la maggior parte delle quali tutte con lo stesso titolo e con lo stesso soggetto. Nel tempo, anche le repliche ravvicinate all'originale iniziano a variare un po' nell'aspetto. I pigmenti di un dipinto infatti possono sbiadirsi, modificare con l'esposizione della luce. I cambiamenti di temperatura formano ad esempio delle differenti crepe nella superficie in base appunto all'esposizione del dipinto. Le opere d'arte moderna e contemporanea sollevano anche questioni legate all'autorevolezza e all'autenticità. La videoarte ad esempio può essere copiata e visualizzata in più posizioni e posti contemporaneamente. Ciò pone sfide per i curatori e i collezionisti. Le opere scultoree e le installazioni utilizzano sempre di più parti in movimento, elettronica e display visivi. Ne sono un esempio quelle di Nanjum Paik come TV Buddha del 1974. In quest'opera viene utilizzata una TV a tubi catodici, della quale non esistono più le parti in nessun luogo del mondo. Quindi, inevitabilmente, se si dovesse guastare ad un certo punto, si crea il problema del modificarla. È sempre la stessa opera d'arte se si sostituisce il monitor, si sostituisce un componente o si aggiorna un sistema operativo? Damien Hirst ha risposto da solo a questa domanda quando ha sostituito il suo squalo in formaldeide, che si stava decomponendo a causa di una composizione in proporzioni sbagliate del fluido. Il progetto è stato finanziato dal compratore dell'opera, ma ha sollevato comunque un dibattito sull'integrità e l'autenticità della nuova opera. Sono tutte tematiche che rimangono aperte e che probabilmente si porranno sempre più fondamentali nel dibattito artistico man mano che l'arte assume ovviamente nuove forme. Questo non vuol dire che l'artista dovrà sentirsi limitato nelle sue creazioni per via di queste problematiche, però vuol dire che gli studiosi e soprattutto il mercato dovranno seriamente affrontare il tema dell'unicità dell'opera. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate dell'argomento e se secondo voi, una volta sostituite delle parti, l'opera rimane originale e autentica o meno. E se il video ti è piaciuto iscriviti al canale e attiva la campanella, così da non perdere altri video legati all'arte, ai viaggi e al mercato. Grazie e a presto!